Ciao, se ti chiedessi quanti articoli scientifici vengono pubblicati nel mondo ogni giorno, mi sapresti rispondere? Prova a fare una stima e scrivimelo subito nei commenti, te lo dirò alla fine del video. In ogni caso ti basti sapere che sono veramente tantissimi. Potresti avere diversi motivi per cui tu ti debba districare in questa letteratura scientifica che è sempre in continua crescita. Per esempio potresti scrivere la tua tesi di laurea, potresti preparare un esame, potresti preparare una presentazione, potresti preparare un report, potresti preparare una ricerca alle scuole superiori. Insomma, la letteratura scientifica è essenziale per creare ormai qualunque documento senza rischiare di incorrere in quelle che sono fake news. Ti ricordo che sul canale ho appena pubblicato un video dove ti mostro come usare la stringa di ricerca di Google, perché tu dirai sì, ma io lo so usare la stringa di ricerca di Google. Io ti dirò vai a vedere quel video per vedere se sai effettivamente utilizzare quegli operatori che ti permettono di ottenere tutti i risultati di cui hai bisogno veramente con un solo click, raggiungendo anche direttamente dei file già fatti di PDF, di PowerPoint, di documenti, tutto quello che ti serve direttamente dalla stringa di Google in un solo unico click. Questo veramente velocizza le tue ricerche di tantissimo. Comunque, tornando a noi, hai risposto alla domanda di prima: quanti articoli scientifici ogni giorno nel mondo vengono pubblicati? La risposta, stando ai dati, è circa 3800, quindi tu immaginati 3800 documenti scientifici che vengono pubblicati ogni giorno. Quindi essere in grado nel 2024 di assicurarsi di trovare la letteratura più recente e soprattutto le fonti più autorevoli è essenziale. Arriviamo quindi allo scopo di questo video, che è quello di mostrarti tutto quello che devi sapere su Google Scholar, e ti mostrerò poi a fine video anche alcuni siti di intelligenza artificiale che ti aiuteranno sempre nelle tue ricerche, quindi non solo Google Scholar, anche tutto quello di cui avrai bisogno per trovare le informazioni più rilevanti per te nel minor tempo possibile. Io sono Federico, sono un ricercatore, tutti i giorni mi occupo di scienza chimica, in particolare della chimica industriale, e di conseguenza tutti i giorni leggo inevitabilmente degli articoli, che sia essi per cercare dei materiali e metodi, che sia per ampliare della conoscenza che inevitabilmente va sempre aggiornata. Tutti i giorni mi ritrovo a cercare degli articoli scientifici e a leggerli. Sono qui per mostrarti come trovarli nel minor tempo possibile e come filtrare le ricerche utilizzando proprio Google Scholar. Perché utilizzeremo Google Scholar? Utilizzeremo Google Scholar perché ha diversi vantaggi rispetto a semplicemente utilizzare Google, e ti mostrerò anche come puoi creare il tuo profilo nel caso tu sia per esempio un dottorando o abbia bisogno di monitorare alcune statistiche che lui ti dà. Altre cose molto interessanti sono alcuni aspetti che ti mostrerò a breve. Su Google Scholar tu trovi non solo degli articoli che sono peer reviewed, ovvero revisionati, la revisione tra pari, trovi anche degli articoli che non sono revisionati, quindi in questo devi stare molto attento. Se però vuoi avere un quadro d'insieme il più ampio possibile, e una volta che sai discernere tra articoli revisionati o articoli non revisionati, potrai trovare veramente tutte le informazioni che vuoi. Puoi trovare anche dei patent, ovvero dei brevetti, puoi trovare tutto quello che ti serve su questo sito. Quindi Google con questa piattaforma è riuscita veramente a creare un sistema multifunzionale che accorpa sia il ricercatore o il professore o comunque chi pubblica argomenti di interesse scientifico come persona tramite i profili, sia il vero e proprio motore di ricerca che è in grado di cercare all'interno dei libri, delle conference paper, degli abstract e di tutte le presentazioni, tutto quello che si trova per ottenere le informazioni più rilevanti che tu stai cercando. Se sei uno studente, se sei un PhD student, hai bisogno di veramente iniziare a muovere i primi passi in quella che è la letteratura scientifica e soprattutto quella che è la tua disciplina, che sia essa la chimica organica, la matematica, l'analisi dei dati, il machine learning, non lo so, tutto quello che mi può venire in mente. Con queste tecniche che ti mostro riuscirai veramente a iniziare a ottenere tu dalla piattaforma tutte le informazioni senza neanche fare lo sforzo di doverle cercare attivamente. Stai tutto il video per vedere come si fa. Quindi spostandoci sul computer, qui siamo sulla pagina di Google Scholar iniziale, puoi cercare in qualsiasi lingua, puoi cercare in italiano, ovviamente se si tratta di letteratura scientifica noi già diamo per scontato di cercarla in ogni lingua, ok? In realtà vabbè, sappiamo che la lingua sarà quella inglese per la letteratura scientifica. E ora in prima istanza vediamo come accedendo lui sa già lo storico di quello che io ho cercato e inizia a propormi alcuni articoli consigliati per me. Già questo potrebbe essere molto interessante. Inizi con la tua morning routine, arrivi a lavorare, vuoi rimanere sul pezzo su quelle che sono le ultime pubblicazioni che potrebbero essere più rilevanti per te. 4 giorni fa lui mi propone una pubblicazione che potrebbe essere correlata alle pubblicazioni che io ho fatto in precedenza. Questo è veramente essenziale. Ma se anche noi non abbiamo mai pubblicato niente, ovviamente lui più noi cerchiamo, più
riuscirà a capire qual è il nostro ambito di ricerca e a fornirci dei contenuti rilevanti anche se neanche li stiamo cercando. Tornando a noi, andiamo sulla sinistra, vediamo come noi con Google Scholar possiamo creare un nostro profilo, possiamo aggiungere una biblioteca, cosa molto interessante, e possiamo fare anche altre cose che vedono la ricerca avanzata, la vedremo a breve ed è essenziale. Proviamo a cercare qualcosa. Ho provato a cercare qualcosa che interessa il mio campo di ricerca e come vediamo ci sono diversi articoli, però come vediamo lui cerca in questo caso per gli articoli più rilevanti, ma indipendentemente da quella che è l'età dell'articolo. In particolar modo, se studiamo la pagina che lui ci restituisce, vediamo come abbiamo direttamente dei link alle riviste su cui quella pubblicazione si trova, e alcuni di questi sono direttamente in PDF. Troviamo il link HTML ovviamente al sito della pagina che porta alla pubblicazione, troviamo chi ha pubblicato, ovvero gli autori di quella pubblicazione, o perlomeno i primi che non vengono nascosti dai puntini, e troviamo la rivista della pubblicazione. E in seguito troviamo l'anno. L'anno è sempre molto importante. Dobbiamo cercare di fare una ricerca che trovi le informazioni che siano il più recenti possibile. Quindi per questo motivo il pannello sulla sinistra è essenziale. Infatti vediamo che andando su in qualsiasi momento, che è il campo che è selezionato in questo momento, noi possiamo invece passare dal 2024, dal 2023, dal 2020 addirittura, oppure selezionare un intervallo specifico. Quello che mi piace fare è creare un intervallo da ora a 3 anni indietro al massimo. Già 3 anni indietro non è poco dal punto di vista scientifico. Quindi qui potremo mettere dal 2021 al 2024. Chiaramente filtrando la ricerca in questo modo, come vediamo nel 2021 abbiamo trovato sempre ricercatori che iniziamo a conoscere ormai e altre riviste che parlano di cose più o meno analoghe a quello che stiamo cercando. Quindi il filtro per la data è essenziale per le vostre ricerche. Chiaramente se non conoscete ancora l'argomento in toto, se dovete veramente costruire le basi di quella che è la vostra disciplina, se entrate da zero in un mondo nuovo totalmente inesplorato per voi, è bene non filtrare per le ultime pubblicazioni, perché le ultime pubblicazioni daranno per scontato alcuni concetti che derivano magari da pubblicazioni che sono, non so, degli anni 70, degli anni 60, degli anni 90. Di conseguenza, se voi non sapete proprio niente, non filtrate. Se invece siete in quello step in cui vi interessa avere le pubblicazioni più rilevanti, spesso è così, andate a filtrare per il periodo di tempo che vi interessa. Altra cosa molto importante, spesso molte informazioni si trovano non tanto in pubblicazioni ma in brevetti. Per quale motivo? Perché magari quello che è stato scoperto, il metodo che è stato inventato aveva un'attività inventiva, quindi aveva anche un valore economico, e questo è stato protetto tramite protezione della proprietà intellettuale. Di conseguenza su Google Scholar, a differenza di tanti altri posti, potete andare a spuntare questa casella e farvi includere anche i brevetti all'interno della vostra ricerca. Molte delle pubblicazioni che vediamo in questa pagina derivano da open access, riviste open access, ovvero ad accesso libero, ovvero tu non devi pagare l'articolo per leggerlo e per ottenere le informazioni riportate in esso. Ci sono però altre pubblicazioni che non sono open access, ovvero tu devi pagare per avere accesso all'articolo. A breve ti mostrerò come accedere in ogni caso a quelle pubblicazioni. Ma ipotizziamo di partire da zero. Sto immaginando di essere un PhD student, un dottorando che non ha ancora veramente, è al suo primo giorno, ha messo il piede in laboratorio, gli hanno detto pensiamo con te di fare questo lavoro, questo progetto, e magari è un progetto totalmente diverso da quello che lui pensava, quindi deve trovare nel minor tempo possibile tutte le pubblicazioni più rilevanti. Avrà bisogno di avere idea di quelle che sono le keywords, ovvero cosa cercare per ottenere i risultati più rilevanti. Ipotizziamo che lui voglia sobbarcarsi tutto questo lavoro indipendentemente dal suo supervisor. Possiamo utilizzare anche ChatGPT per aiutarci in questo. Di conseguenza scrivo questo prompt e vedo che cosa ChatGPT mi restituisce come keywords per quella che potrebbe essere stata ai tempi la mia ricerca durante il dottorato. Vediamo che cosa mi dice. Come vediamo al primo colpo mi ha restituito 14 keywords diverse che potrebbero essere veramente un inizio per me per iniziare a scremare e arrivare sempre più verso il cuore di quella che potrebbe essere la mia ricerca. Rimani, perché a breve ti mostrerò un'altra intelligenza artificiale che ti risponde direttamente alle domande che tu fai utilizzando la letteratura scientifica. Stupendo. È assolutamente vero che però potremo ottenere ancora informazioni più specifiche anche dallo stesso ChatGPT. Ho già fatto diversi video su ChatGPT nel canale e soprattutto ho visto come con ChatGPT possiamo fare dei prompt che ci permettono di scavare sempre di più un concetto per arrivare veramente alla radice
radice di quelle che sono le informazioni più rilevanti per noi che vogliamo utilizzare nella nostra ricerca. Di conseguenza vai a vedere questo video dove ti mostro proprio quali prompt usare. Ormai su questo canale abbiamo fatto diversi video, più o meno gli esempi che vi sto portando in questa fase sono gli esempi di me giovane che cerca qualcosa in letteratura, quello che poi è diventato il mio mestiere, quello che poi è diventata la ricerca che faccio tutti i giorni. Anche voi avete notato all'interno dei video che se cerco letteratura inerente al mio settore trovo non solo i miei articoli, ma articoli di persone che sono ricorrenti. Per esempio Toledo. Il bello di Google Scholar sta nel fatto che non è solo un motore di ricerca di articoli scientifici, ma è un vero e proprio motore di ricerca di chi la scienza la fa anche, ok? Di conseguenza esistono dei veri e propri profili di ricercatori su cui si possono studiare anche diverse metriche, come per esempio il famoso H-Index, di cui non abbiamo ancora parlato, ma se ti interessa sapere come funziona la scienza e che cos'è l'H-Index, vai a scrivermelo qua sotto nei commenti. E possiamo vedere quindi l'affiliazione del ricercatore che ci interessa, tutte le sue pubblicazioni, ordinarle anche per sia numero di citazioni, sia per anno in cui sono state pubblicate. E la cosa migliore di questa sezione è la possibilità di seguire questo ricercatore. Se questo ricercatore fa qualcosa di rilevante per il mio campo di ricerca, è essenziale che io faccia segui. Seguendolo avrò sempre in primo piano le sue pubblicazioni e rimarrò sempre sul pezzo di quello che fanno gli altri ricercatori nel mio ambito. E non è finita qui, un'altra cosa importantissima e super figa di Google Scholar sta nella possibilità di settarlo in modo che senza fare niente noi riceveremo gli articoli più rilevanti per il nostro interesse direttamente via email nel momento in cui questi verranno pubblicati. Dovete capire che secondo me questo fa tutta la differenza nel mondo nel fare parte di qualcosa, cioè possiamo limitarci a cercare le informazioni di cui abbiamo bisogno, schiaffarle nella nostra tesi, chi si è visto, non verranno mai più revisionate, una volta tesi accettata stare lì a prendere polvere, o potremo iniziare a capire che questo momento di crescita ci fa prendere parte a un sistema più grande, dove io sono una delle persone che lavora, studia, si ingegna, crea qualcosa per partecipare a quella che è la scienza collettiva, a quello che è tutto il collettivo, per far parte di qualcosa, sapere che cosa stanno facendo gli altri nel mio ambito è essenziale. Questo veramente mi fa sentire parte di un progetto più grande, indipendentemente da chi sta portando avanti determinate ricerche. Quindi per ricevere degli avvisi direttamente da Google Scholar basta andare qui, andare su avvisi, inserire la propria email, creare un avviso e mettere la keywords che ci interessa. Tra l'altro vedo proprio in questo momento che nel 2024, quest'anno, Novel Ibuprofen Prodrug è una roba che assolutamente devo andare a recuperare, non sapevo neanche che fosse stata pubblicata. Per quanto riguarda invece l'ottenimento di articoli scientifici a pagamento, ci sono due strade: andare verso la strada dell'illegalità, cosa che ovviamente non si può fare, e andare verso invece la strada della legalità, che è quello che tutti dovremo fare utilizzando che cosa? Un normalissimo VPN. Non è VPN quello Dio proteggi i tuoi dati, tutte queste cose che si vedono su YouTube. Tra l'altro, se mi volete sponsorizzare, grazie. Ma è il VPN della vostra università. Mi spiego meglio. Ogni università ha delle affiliazioni con le principali riviste scientifiche e ogni università ha una biblioteca interna che è in grado di accedere a delle pubblicazioni che sarebbero a pagamento se ci si trova esterni all'università. Ciò che cosa significa? Che se io sono all'università e sono connesso col wifi dell'università, risulto utente interno all'università e il sito mi mostrerà in chiaro tutte quelle pubblicazioni che la mia università paga perché è affiliata a quella rivista scientifica. Al tempo stesso io rimango studente di quell'università o ricercatore per quell'università anche se sono in un luogo diverso da quello dell'università stessa. Con i VPN che ogni università ha, tu puoi fingere di essere connesso alla rete della tua università e avere l'accesso legale e gratuito a tutte quelle pubblicazioni che tu puoi e devi ricevere in quanto utente iscritto regolarmente a quella università. Quindi se sei arrivato fino a questa parte del video sei un pro, veramente in pochissimi arrivano fino alla fine del video, di conseguenza iscriviti al canale, metti un bel like e commenta con essenziale, perché l'ho già detto 50 volte in questo video, di conseguenza commenta con essenziale e io saprò che sei arrivato fino a qui. Ora ti mostro un altro sito che ti permette di ottenere tutte le informazioni direttamente filtrandole all'interno dei siti di ricerca scientifica. Questo è il sito e di
dice Analyze research papers at superhuman speed. Va bene, vediamo se analizza questi research paper più velocemente di noi. Come vediamo da quello che ci dice in questa stringa, possiamo direttamente porre delle domande e lui ci creerà un abstract che andrà a trovare le risposte all'interno di diversi articoli scientifici e ci fornirà quindi sia le risposte che le fonti se volessimo poi approfondire. Quindi chiediamo per esempio quanti caffè si possono bere al giorno, cosa che mi interessa molto dato che ne bevo un sacco. Sta cercando in 125 milioni di paper accademici. Da quello che vediamo da questo abstract, sembra che nel 92 abbiano detto che non c'è una correlazione diretta tra il consumo e il rischio di malattie coronariche. E ovviamente dipende dal genere, eccetera, eccetera. Vabbè, questa è una domanda stupidissima. Se volessimo andare a vedere che cosa dicono questi paper, potremmo andare direttamente qui e cliccare e ottenere tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno. Scendendo, vediamo che questi studi sono abbastanza vecchi. Questo del 91 dice che alcuni bevitori di caffè hanno dimostrato segni di dipendenza. In definitiva, in questo video abbiamo visto la potenza di Google Scholar non solo per trovare le informazioni che vuoi, ma anche per iniziare a entrare in quella logica di cultura di insieme. Siamo tutti parte di qualcosa per veramente studiare e trovare delle informazioni che ci permettano di superare i limiti che adesso abbiamo. Di conseguenza abbiamo visto anche un altro sito su cui trovare direttamente le informazioni che vogliamo facendo direttamente le domande, un'intelligenza artificiale che va a trovare direttamente le risposte all'interno di articoli scientifici senza doverne trovare 500.000 e aprirli poi uno in seguito all'altro. Abbiamo visto come filtrare le ricerche per i dati più rilevanti e soprattutto più vicini alla data in cui siamo noi. Di conseguenza, se questo video ti è piaciuto, iscriviti al canale e metti un like che serve sempre. E se vuoi strutturare tutte queste informazioni in una unica mappa mentale che ti permetterà veramente di creare tutti i documenti che vuoi in seguito alla ricerca che hai fatto, assicurati di cliccare su questo video dove ti mostro come farlo con ChatGPT. Quindi grazie mille per l'ascolto, al prossimo video, ciao!